psichiatria esiste un disturbo chiamato disturbo ossessivo-compulsivo. Nell'immaginario collettivo si definisce spesso più semplicemente come ossessione. Le sue manifestazioni sono varie. Può essere un pensiero incontrollabile e continuo, una paura continua nei confronti di qualsiasi cosa. Oppure può essere rivolto costantemente verso un oggetto o una persona. E quest'ultimo caso è molto frequente quando si innalza a proprio personale idolo un eroe dello sport o della musica, per esempio. E in casi particolarmente gravi, l'ossessione nella persona affetta da questo disturbo può diventare anche la convinzione di possedere l'oggetto della propria mania, di avere su di esso diritto di vita e di morte. Mi chiamo Marcello Monti. Benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di John Lennon, l'artista, e di Mark David Chapman, il carnefice. Come tutte le storie che si rispettino, anche quella del rock è fatta di date e di avvenimenti che hanno fatto da spartiacque fra un capitolo e l'altro. La nascita del rock and roll negli anni 50, l'esplosione del beat del rock inglese a inizio degli anni 60, la nascita del movimento hippie culminata nei grandi festival di fine anni 60, l'avvento del punk, del rinnovamento a metà degli anni 70 e anche l'8 dicembre del 1980. È il giorno in cui la mano di un uomo a cui verrà poi diagnosticato un disturbo ossessivo-compulsivo metterà fine alla vita di uno dei simboli, forse il più grande simbolo della musica rock fino a quel momento. Il racconto di oggi viaggia su due strade che all'inizio corrono parallele. Da una parte c'è la rockstar, uno dei musicisti più influenti del suo tempo. Dall'altra c'è il fan, che come vedremo gradualmente trasformerà l'idolo in nemico. Due strade che un giorno si incroceranno purtroppo tragicamente. È un successo voluto quello di John Lennon, che fin da ragazzo coltiva il sogno di sfondare in campo musicale. La storia e la scalata dei Beatles è nota. Un gruppo di ragazzotti inglesi che per un certo periodo si trasferiscono da Liverpool ad Amburgo, in Germania, e lì trovano la chiave e le sonorità adatte a sfondare poi in patria. Qui, guidati dal geniale manager Brian Epstein e affidati alle cure sonore del tecnico del suono George Martin, iniziano a registrare brani che diventeranno in breve tempo non solo successi incredibili a livello mondiale, ma si trasformeranno in un'autentica rivoluzione musicale e di costume. Nasce la Beatlemania. La musica, la società e il costume cambiano per sempre. E i Beatles, soprattutto nella figura di Lennon, si fanno portavoce di questi cambiamenti. Migliaia, se non milioni di ragazzi in tutto il mondo elevano i quattro di Liverpool a loro assoluti idoli. E tra questi, dall'altra parte dell'oceano, c'è un ragazzino texano che vive in una città chiamata Fort Worth, il cui nome è Mark David Chapman. È un ragazzino strano, Mark. Ha comportamenti che preoccupano la famiglia, che decide di sottoporlo ad alcune visite mediche. È nel corso di queste visite che gli viene diagnosticato per la prima volta un disturbo mentale. Il tutto viene amplificato da una situazione familiare complicata, con i genitori in perenne lotta fra di loro ed episodi di bullismo che subisce a scuola. Mark si rifugia così in camera sua, dove passa il suo tempo ascoltando la musica dei Beatles e coltivando la sua venerazione per il suo idolo, John Lennon.
Mentre il giovane Mark è alle prese con i suoi primi disagi, i Beatles continuano il loro cammino fatto di successi continui, sperimentazioni musicali che daranno vita a numerosi generi e filoni e una fama che ormai non conosce confini. Insomma, come disse Lennon un giorno in una delle sue frasi epocali, erano più popolari di Gesù. Ma, ed è un'altra frase fatta, niente è per sempre. Così a partire dalla seconda metà degli anni 60 iniziano i primi problemi, i primi attriti, le prime litigate. La droga, una leadership contesa fra Lennon e McCartney e la decisione di John di imporre al gruppo la presenza costante della sua nuova compagna, Yoko Ono. Alla fine degli anni 60 i Beatles si sciolgono. Finisce un'epoca. Gli anni 70, quindi, iniziano senza il quartetto di Liverpool. I componenti del gruppo iniziano le loro carriere soliste e nuovi progetti. Il percorso di Lennon, però, subisce una profonda trasformazione. Ci sono sì nuovi dischi, alcuni molto sperimentali, nuovi successi, ma soprattutto inizia un profondo impegno politico e sociale. John Lennon diventa un simbolo di protesta, un simbolo di lotta. E questo lo porterà ad essere nel mirino di chi queste lotte, questi cambiamenti, li sta monitorando e contrastando. Parliamo dei servizi segreti, della CIA, dell'FBI. Sì, perché dopo lo scioglimento dei Beatles, Lennon si è trasferito negli Stati Uniti e ha preso residenza a New York ed è diventato una sorta di portavoce dei vari movimenti pacifisti e per i diritti civili d'America. E questa cosa, ovviamente, non piace molto al governo americano. Nello stesso periodo, Mark Chapman sta disperatamente cercando di costruirsi una sorta di normalità dopo anni passati a curare i propri disagi mentali attraverso la tossicodipendenza. Trova persino un lavoro di responsabilità, quello di accompagnatore per ragazzini nei campi estivi. In questo periodo conosce anche una ragazza, si chiama Jessica Blackenfield. È lei che lo convince ad avvicinarsi alla religione, al presbiterianesimo per la precisione, ma dura poco. Mark lascia sia la fede che la ragazza e, di nuovo solo, si ritrova preda dei suoi demoni e delle sue ossessioni. Arriviamo a metà degli anni 70. La vita di John Lennon a New York prende alcune pieghe inaspettate. A livello personale l'artista vive una crisi nel suo rapporto con Yoko Ono, culminata con una breve relazione avuta con l'assistente personale proprio di Yoko, Mary Pang. Terminata la relazione con la Pang, Lennon ritorna in famiglia e nel 1975 fa un annuncio clamoroso. Decide di prendersi un lungo periodo sabbatico dalla musica. John dichiara che rimarrà lontano dalla produzione musicale per almeno 4 o 5 anni, in parte per ritrovare una nuova unità familiare insieme a Yoko Ono e al figlio Sean, in parte per riordinare un po' le idee e ritrovare una nuova vena compositiva. Manterrà comunque inalterato il suo interesse nei confronti dell'impegno politico e sociale e di conseguenza rimarrà ancora vivo e attento nei suoi confronti l'occhio vigile dei servizi segreti americani. Mentre Lennon decide di ritirarsi momentaneamente dalle scene per dedicarsi alla riflessione e alla vita familiare, la vita privata di Mark Chapman sta scivolando gradualmente in un profondo baratro. La sua storia con la fidanzata Jessica è finita bruscamente e per una mente fragile come quella di Mark il colpo è devastante, a tal punto da portarlo a cercare di togliersi la vita. I suoi tentativi di suicidio, però, non vanno a buon fine.
viene di nuovo ricoverato in clinica psichiatrica dove al quadro clinico già noto viene aggiunta una forma acuta di depressione. Mark Chapman passa molto tempo in ospedale, ma le cure a cui è sottoposto danno apparentemente dei risultati positivi. Il giorno delle dimissioni dalla clinica i medici gli consigliano di cambiare aria, di allontanarsi dai soliti luoghi in cui ha vissuto. E così Mark se ne va lontano dalla madre che vive nelle isole Hawaii e prova a rifarsi una vita, trovando lavoro come guardia di sicurezza. Non lo terrà per molto, ma questa attività gli permette purtroppo di prendere confidenza con le armi. La presunta normalità di Mark Chapman è di breve durata. Dopo poco tempo la sua mente, in preda a vecchie e nuove ossessioni, ricomincia a tormentarlo, costringendolo a decisioni imprevedibili. Per un certo periodo gira per il mondo mettendosi in testa di essere il protagonista del Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Poi ritorna a convincersi di essere la personificazione del protagonista del romanzo di Salinger, Il giovane Holden, libro che da sempre è la principale fonte di ispirazione di Chapman. E, su tutto, l'ossessione che lo accompagna da sempre, quella per il suo idolo, John Lennon, ossessione che invade anche la sua sfera più intima, visto che, come il suo eroe, Mark si sposa con una ragazza giapponese, Hiroko Abe, conosciuta in uno dei suoi viaggi. Ma ad un certo punto cambia tutto. Nella mente di Chapman si insinua un dubbio. E se Lennon fosse un traditore? Se il suo idolo adorato fin da ragazzo non fosse nient'altro che un mistificatore, un ipocrita e quindi la causa di tutti i suoi problemi? La mente di Mark Chapman inizia a mettere insieme i pezzi di un mosaico fatto di paranoia, alcol e lettura ossessiva di un libro, Il giovane Holden. E nelle ore trascorse a leggere e rileggere il testo, iniziano a formarsi nella mente di Mark delle frasi, dei messaggi nascosti. Ed uno in particolare. Mark Chapman si convince di essere un eletto, chiamato a ripulire il mondo dai personaggi finti, da tutti coloro che si presentano con una determinata maschera, per poi rivelarsi soltanto ricchi ingranaggi del sistema. Politici, attori, cantanti. Decide che è ora di iniziare a fare piazza pulita, a cominciare dal suo ex idolo, dal grande traditore, da John Lennon. Gli anni 70 stanno per finire, il nuovo decennio alle porte, e Lennon decide che è giunto il momento di ritornare, di ripresentarsi al grande pubblico. I 5 anni di riflessione e silenzio sembra abbiano funzionato. Sono tornati gli stimoli, è tornata la creatività, ha composto un bel po' di canzoni nuove e decide così di organizzare un ritorno in grande stile, un nuovo album. Per rendere il rientro ancora più interessante, decide di pubblicarlo ad inizio decennio, nel 1980. Il 17 novembre di quell'anno esce Double Fantasy. E mentre la Geffen Records, la casa discografica di Lennon, e il pubblico del rock sono in fibrillazione per l'uscita del nuovo album dell'ex Beatle dopo tanti anni, Mark Chapman mette a punto i dettagli del suo delirante progetto. Ormai ha deciso. John Lennon deve sparire. Lunedì 8 dicembre 1980. È il giorno in cui le due strade di cui abbiamo raccontato, che da molto tempo stanno viaggiando in modo parallelo, si incontreranno in un tragico incrocio. Inizia a questo punto un drammatico conto alla rovescia. La giornata di John Lennon, quell'8 dicembre,
è scandita da un'agenda tipica di una star della musica, di un personaggio famoso. Ospita in casa sua la fotografa Anne Leibovitz per un servizio commissionato dalla rivista Rolling Stone. Nel primo pomeriggio rilascia al DJ Dave Sholin di RKO Radio Network quella che sarà la sua ultima intervista. Poco dopo le 17:30 John e Yoko si recano in studio di registrazione dove devono completare e mixare un brano. All'esterno del Dakota Building, il palazzo dove vivono i coniugi Lennon, sosta costantemente un nutrito gruppo di fan in cerca di autografi o di un contatto col proprio idolo. Anche quel giorno di dicembre il gruppo in attesa è numeroso e mentre si apre la portiera della limousine che dovrà portare John e Yoko in studio, da quel gruppetto si stacca un uomo. Ha in mano una copia di Double Fantasy. Quell'uomo è Mark Chapman. Sta attendendo fuori dal palazzo dalla mattina. In quel lungo lasso di tempo aveva anche avuto modo di avvicinarsi a Sean, il figlio di Lennon, all'epoca di 5 anni, e scambiare 2 parole con la babysitter. Ma nell'attimo in cui si trova finalmente davanti colui che per anni è stato il suo punto di riferimento, il suo modello, ed ora si è trasformato in una sorta di traditore, Mark Chapman è in assoluto silenzio e guarda Lennon dritto negli occhi. John, quel giorno, è sereno e ben disposto. Dopo aver autografato il disco, ricambia lo sguardo di Chapman e gli chiede: "Is this all you want? È questo tutto quello che vuoi?" Chapman sorride e annuisce. I coniugi Lennon si recano così allo studio di registrazione dove passano parecchio tempo. Rientrano verso le 23 e la limousine si ferma davanti al portone d'ingresso del palazzo. Ormai il capannello dei fans si è disperso, non c'è più nessuno. O meglio, c'è un'ombra, appena visibile vicino al portone. Entrando nel palazzo, Lennon si accorge di quella presenza e, secondo i testimoni presenti, gli sorride. Forse ha riconosciuto l'uomo incontrato qualche ora prima. Mark Chapman lascia che John Lennon lo oltrepassi, poi lo chiama. «Ehi, John!» Immediatamente dopo, forte della sua esperienza come guardia giurata, si inginocchia e spara. Esplode 5 colpi. Uno manca il bersaglio, gli altri 4, purtroppo, vanno a segno. John Lennon si accascia al suolo, mormorando «Mi hanno sparato». Subito soccorso dal portiere dello stabile che, oltre a chiamare la polizia, prova a tamponare le ferite. Mark Chapman, invece, viene bloccato all'esterno dell'edificio dal custode del palazzo, che lo disarma. Tra i due c'è uno scambio di battute. Il custode gli chiede: «Ti rendi conto di cosa hai fatto?» E Chapman, calmo, gli risponde: «Sì, ho sparato a John Lennon». Poi si siede sul marciapiede, in attesa. La polizia lo troverà così, in silenzio, intento a leggere il libro che più di ogni altro lo ha segnato nel corso della vita: Il giovane Holden. Gli agenti, prontamente intervenuti, trovano Lennon disteso, visibilmente agonizzante. Decidono di non aspettare l'ambulanza, in ritardo nel traffico di New York, e trasportano personalmente il musicista in ospedale. John Lennon viene portato al St. Luke's Roosevelt Hospital Center e viene preso in carico dal dottor Stephen Lynn. Al suo arrivo non respirava già più e le pulsazioni cardiache erano impercettibili. Vennero eseguiti numerosi tentativi di rianimazione, ma purtroppo
i danni provocati dai colpi risultarono troppo gravi. John Lennon viene dichiarato morto alle ore 23:15 e portato subito all'obitorio per l'autopsia. La causa del decesso fu ipovolemia, cioè perdita del volume del sangue causata da colpi d'arma da fuoco. Subito dopo i medici, con l'aiuto di David Geffen, presidente della casa discografica dell'artista, si dedicarono a calmare Yoko Ono, in preda a una violenta crisi nervosa. Una volta calmatasi, Yoko Ono chiede di mantenere momentaneamente il riserbo sulla vicenda per preparare soprattutto il figlio Sean. Non sa che al pronto soccorso, in attesa di essere visitato per un piccolo incidente, si trova un giornalista, Alan Weiss, che non perde tempo ad avvisare la sua rete, la ABC. La rete dà immediatamente la notizia, durante la telecronaca di un incontro di football. Notizia che subito fa il giro del mondo, lasciando tutti sconvolti. Uno dei Beatles è stato assassinato questa mattina. Ascoltiamo Daniela Politi. Si è uno squilibrato l'individuo che stamattina all'alba a New York ha ucciso a colpi di pistola il famoso musicista John Lennon. Si chiama Mark David Chapman, ha 25 anni ed è originario dell'Airway. Secondo gli inquirenti, Chapman, arrivato a New York una settimana fa, si era appostato sotto casa del musicista per chiedergli un autografo. Lo ha aspettato fino a quando l'ha visto rientrare a piedi con la moglie, gli ha chiesto il nome per accertarsi che fosse proprio lui, poi invece dell'autografo, di chiedergli l'autografo, gli ha scaricato addosso il caricatore della sua calibro 38. Iniziano le celebrazioni che culminano il 14 dicembre 1980, quando tutto il mondo si raccoglie in silenzio per onorare l'artista e per accompagnare l'ultimo saluto verso uno dei protagonisti indiscussi del Novecento. Le ceneri di John Lennon riposano nel cimitero di Harsdale, New York, e sono tuttora meta di pellegrinaggio. L'amore della gente per l'ex Beatle è ancora vivo. Mark Chapman, invece, sta ancora scontando la sua pena nel carcere di Wend, nello stato di New York. Nel 2020 gli è stata negata per l'11ª volta la libertà condizionata. Più volte ha cercato di riabilitare la sua figura dichiarandosi pentito e guarito, scrivendo anche a Yoko Ono. Ma nell'immaginario collettivo rimarrà per sempre colui che, l'8 dicembre del 1980, non solo ha ucciso uno dei più importanti artisti della storia, ma ha cancellato per sempre il sogno di un'intera generazione. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad un nuovo racconto di Rock and Crime.